e la presenza extraterrestre prosegue indisturbata e già abbiamo visto quei droni, quelle sfere volanti operare in teatri di guerra medio orientali. Ecco qui che durante l'attentato di Hamas del 7 ottobre 2023, che ha dato poi il via alla mattanza di Gaza, che non accenna assolutamente a fermarsi, è un terrorista di Hamas che aveva sull'elmetto una bodycam, praticamente stava riprendendo le scene dell'attentato terroristico e riprende ovviamente in maniera inconsapevole una sfera volante che era presente in cielo in quei momenti. Il filmato ha fatto il giro del mondo, tra l'altro vari quotidiani non si sono accorti della presenza dell'oggetto anomalo. وقف غاد هات قوته وحش بيحيى وحش سديلك روح ارمي روح هادي عليا انزل روح انزل سيبني وقف وقف غاد هات قوته وحش بيحيى وحش سديلك روح ارمي روح هادي عليا انزل روح انزل سيبني وقف Insomma, lo scenario è variegato, abbiamo quindi tutte quelle testimonianze straordinarie che abbiamo visto, ma abbiamo i documenti attuali che dimostrano che la presenza extraterrestre è operativa non solo nei vari cieli del pianeta, ma anche nelle zone di guerra. Il 28 febbraio sul canale X, ex Twitter di Frontier Conflict, è stato pubblicato il filmato di un UFO sigariforme avvistato in Ucraina. Questo è lo screenshot di Frontier Conflict, vedete, 28 febbraio, la data. WAP video che mi è stato inviato tramite il 406esimo battaglione delle forze armate ucraine. UFO avvistato nella zona di Donetsk dalla 406esima brigata di artiglieria dell'Ucraina. Il video ha fatto il giro del mondo, è stato pubblicato in varie lingue. Questo è uno screen di un articolo del Daily Mail online. Video, il soldato ucraino che ha filmato l'UFO più grande dell'Empire State Building, quindi era un oggetto gigantesco. Nella zona di guerra l'Empire State Building è un gigantesco grattacielo che è stato per anni il più alto del mondo, a New York. Nella zona di guerra di Donetsk dice a dailymail.com che era mortalmente immobile contro i venti ed era più caldo di qualsiasi cosa abbia mai visto. Gli operatori di droni dell'esercito ucraino catturano un enorme UFO sospeso ed immobile sopra la zona di guerra. È uscito ovviamente anche in Italia, questo è uno screen dell'articolo di Repubblica. UFO, racconto dell'avvistamento di un oggetto misterioso ripreso da un drone in zona di guerra dell'Ucraina. Questo è uno screen del video, vedete, oggetto chiaramente sigariforme, gigantesco, fatto da un drone militare in modalità infrarossa, quindi l'oggetto è scuro perché emette molto calore. E nei video all'infrarosso gli oggetti che emettono calore possono essere o in chiave nera o in chiave bianca. In questo caso è in chiave nera.
La dimensione dell'oggetto è stata stimata intorno ai 400 metri di lunghezza, quindi veramente un oggetto gigantesco. Questo è il tipo di drone che lo ha filmato, è un drone che gli ucraini usano in grande quantità ed è dotato di una termocamera. Il drone è modello DJI Mavic 3 Thermal. E per capire le dimensioni, qui vediamo un soldato ucraino che ne tiene in mano uno, eccolo qui. E questo è il video con i sottotitoli in italiano di quello che dicono i militari ucraini. A un certo punto sentirete la parola NLO, che vuol dire UFO in russo, perché gli ucraini parlano russo, non parlano solo ucraino, anche se la lingua russa è stata bandita, continuano a usarla. C'è un aneddoto che ha raccontato Putin, che dice: gli ucraini sono nostri fratelli, ci hanno messo l'uno contro l'altro per ammazzarci tra noi mentre loro godono, quindi la NATO sta lottando contro la Russia fino all'ultimo ucraino. Vi sono dei filmati terribili delle squadracce militari ucraine che girano per le strade delle città ucraine sequestrando i civili per poi buttarli dopo pochi giorni di allenamento, di preparazione nelle zone di guerra. Attualmente i russi stanno uccidendo 2000 ucraini al giorno. Una vera mattanza. Da quando è iniziata la guerra l'Ucraina non ha vinto una sola vera battaglia, le hanno vinte tutti i russi, ma questo non viene detto perché l'Occidente, soprattutto gli Stati Uniti d'America e l'Inghilterra, hanno interesse a indebolire la Russia con questa guerra. Не, все не можуть пустити по нам, ти що? Охренеть, ни хрена. Что это за херня такая? Катрюта тарелка. Ну, блядь. По-любому. А ну Ебать. приблизь еще. На місці стоїть, ти ж бачиш. А на месте, блядь. А в тяжах ничего не светит? Ха, все не хрена. Questo è l'oggetto, completamente statico, 400 metri di lunghezza, vedete. Vi è stato qualcuno, anche qui in Italia, che ha ripreso stupide illazioni che vogliono gettare scompiglio, anche mascheroni italiani che si vendono come ricercatori, divulgatori, ma in realtà sono solo dei paccottari che sparano fesserie, spesso e volentieri ripetendo esattamente le versioni del mainstream. E quindi anche questo losco personaggio ha ripreso l'idea che si trattasse di un miraggio, cosiddetto effetto Fata Morgana, cioè un oggetto che staziona una nave, ad esempio, sopra dell'acqua fredda, grazie all'aria progressivamente più calda, proietta un miraggio e la nave la si vede galleggiare in aria. È stata vista anche in Cina questi miraggi di città apparentemente sollevate nell'aria, si chiama effetto Fata Morgana, perché la rifrazione dovuta a questa condizione termica delle superfici liquide e dell'aria piega i raggi della luce verso la regione più fredda e proietta uno specchio dell'immagine apparentemente in aria, ma siccome i militari si trovavano nella zona di guerra di Donetsk sta qui. Quindi un oggetto grande 400 metri, vedete Mariupol che sta sulla costa è a circa 120 chilometri di distanza, e quindi il teatro di guerra è questo qui. Quindi quest'idea della Fata Morgana, poi un oggetto gigantesco, 400 metri, perfettamente immobile, mentre il miraggio Fata Morgana tende a essere mobile ed evanescente. E gli extraterrestri nei loro messaggi l'avevano detto: vogliamo ricordarvi ancora che siamo presenti, visibili e operanti nelle zone di guerra, soprattutto nelle regioni dove risiedono missili atomici e basi nucleari, Ucraina, Russia e così via.
Sono Adoniesis che in questo vostro triste tempo vive e opera sulla terra e in cielo con la Confederazione Interstellare che presiede.